Buongiorno ragazzi, buongiorno, buon auguri, vi faccio questo breve video prenatalizio, adesso mi deciderò poi quando farlo uscire. Volevo ringraziarvi tutti perché quest'anno siete stati con me, 400.000 visualizzazioni solo nel 2024, 28.000 ore, avete visto i miei video, sto leggendo chiaramente sullo schermo qua vicino, siete stati a iscrivervi in 1700. Volevo anche dire qualcosa riguardo ai video più visti, e lo farò sorseggiando il mio caffè. Questo è un canale di moto, però ho inserito anche qualche scooter. Il primo l'ho inserito perché era di un amico. Vi racconto un po' di retroscena. Era qua da me a fare un aperitivo. Prima di fare l'aperitivo in casa, prima di fare l'aperitivo mi ha detto vai a provarti lo scooter. L'ho provato e avete visto che l'ho provato nel mio un poco oltre il mio quartiere sono andato, l'ho provato in realtà il video chiaramente sono sempre tagliati, quando voi mi dite, alcuni di voi mi dicono come puoi dire queste cose dopo poco, chiaramente ragazzi i video sono tagliati, i mezzi li provo sempre di più di quello che vedete nel video, i video sono lunghi più o meno sempre uguali. Ho fatto questa prova ed è il video più visto del 2024 con 30.500 visualizzazioni, vi darò anche questo dato. Ho ricavato dopo il video 83 euro, sono cifre ridicole. È inutile che vi parlo del totale dei miei video perché fate benissimo presto a capirlo. Vi posso dire la classifica dei video più visti. Il secondo video più visto è stato il GS 1300 versus la mia multistrada con 16.400 visualizzazioni. La DV versus Forza ne ha fatte 13.000, la Stelvio 13.000. Il video è abbastanza recente, viaggiare, che quindi salirà ancora, viaggiare con la DV 10.200 e ancora l'R1250 GS ha fatto quest'anno 10.200 visualizzazioni e quasi 16 euro di ricavato. Chiaramente nei video si hanno delle spese, quindi io quest'anno non ho comprato la Insta perché l'ho comprata il primo anno, ma ho speso 1.200 euro per il computer nuovo per potervi finalmente fare, che come lo chiedevate, i video in 4K, 150 euro per un primo hard disk e 170 per uno un po' più serio, sempre da backup. Adattatori vari che ho dovuto prendere per la Insta, altri 20-30 euro spesi, la ring light 30 euro, un microfono 50 euro, che questo qua che non ho conteggiato, vedete che mi manca il filtro anti-pop che adesso ho comprato di nuovo perché l'ho distrutto, quindi altri soldi, pochi ma altri soldi. Ho incontrato 6 daini, un daino morto, un cinghiale e 3 volpi. C'è anche questa statistica che vi volevo dare. Ho lavorato facendo video, che non è un lavoro, ma è un gioco, per 600 ore circa stimate. Ho fatto un conto, una tantina di video, 75 giorni lavorativi, se li dividiamo di 18 ore, che si sommano ai miei giorni lavorativi chiaramente, perché io ho un lavoro, altrimenti avete ben capito che non pago neanche, volevo fare il conto anche della benzina spesa per andare a ritirare le moto e per le moto che ho utilizzato, perché chiaramente capita anche di farci benzina esattamente come voi quando andate a fare dei test, e alcune volte no, altre volte sì. Non ho messo dentro autostrada, non ho messo con tutte queste spese qua accessorie che ci sono. Vale la pena farlo? Se mi state chiedendo qualcuno di voi se ha senso farlo, onestamente no. Il vero chi guadagna veramente è YouTube, chiaramente, è ovvio che sia così. È piacevole farlo, sì, però allo stesso tempo se lo fate come l'ho fatto io, e basta andare a vedere la costanza dei miei video, è molto impegnativo, perché se uno fosse uno studente sicuramente è più fattibile, dipende poi anche lì che studi fate, però è molto molto impegnativo. Lo consiglio. Potete farlo anche con molta più leggerezza, nel senso molto più tempo in cui passa fra un video e l'altro. Io, come vedete, cerco di avere sempre video, voglio avere sempre video a cadenza settimanale. Purtroppo ho questo problema, io che non riesco a fare le cose una via di mezzo, quindi se lo faccio
mi piace averlo così, mi piace farlo così, quindi sono io che me lo sto scegliendo di fare in questa maniera qua. Credo che alcuni di voi, molti magari apprezzeranno. Ci sono state avvenimenti simpatici quest'anno, ovvero belli, anzi, aver iniziato per esempio la collaborazione con Yanua, voi sapete, che poi uno parla, ragazzi, ma voi pensate che, cioè, magari qualcuno di voi che ha amici che lo fa, può immaginare come sia, ma ragazzi, è tutto in amicizia, cioè, eh, non c'è niente di, non è un lavoro, ragazzi, quindi è un gioco. Quindi collaborazione, tutte queste parole che usano molti su YouTube, sono tutte parole, ragazzi, si fa tutto per passione, è l'unica cosa che spinge il fare questi video. Ho fatto anche alcuni video extra perché mi fa particolarmente piacere fare certi video, perché non pensate che sia sempre semplice. Ricordo il video del BMW S1000XR dove ho fatto anche uno short dove scleravo per il caldo. Cioè, è faticoso, ragazzi, quando ci sono 40 gradi, 35 gradi, ma chi ne ha voglia di andare in moto? Dopo il lavoro, di prendere, andare a ritirare le moto, o riportarle, quando poi magari le tenute dei giorni, cioè, sono tutte cose che sembra, ma sono impegnative. Ringraziamo Farmotor, BM Moto, tutti questi partner che ci sono stati e che ci saranno, credo. Le cose che mi ero segnato di dirvi, ovviamente le ho finite. Ci sono stati anche i video, per esempio quello dell'EICMA, multistrada nuovo, V2, il video in cui parlavo che vendo la mia moto, che peraltro, ragazzi, sottolineo, la mia moto è in vendita, quindi se qualcuno di voi la vuole mi scriva. È in vendita nel senso che ve la posso consegnare quando volete. Siamo a 25.000 km adesso, dovrebbe avere più o meno. Dovete farci soltanto benzina e fare fare un cambio gomme in primavera. Queste sono le cose da fare. E anche tagliandato. Non mi sono dimenticato di salutare Luca che ci segue da lassù. Come avete visto, io ho continuato perché già lo facevo. I miei semplici commenti da appassionato, perché ho piacere di farli, non so se li farò sempre. Alcune anche perché è random, ragazzi, cioè mi fa piacere quando siete in un po' che li vedete. Quando siete 100 persone, lo so che ci sono quei 100 che mi seguono sempre, ma certo è molto più leggero fare un video qui in studio, mi metto, registro e lo carico, lo edito, perché comunque devo mixarci l'audio, eccetera. Però è molto più semplice che non fare una prova di una moto. Sono molto belle e fighe per me e anche per mia moglie Ania quando facciamo le prove delle moto, i long test, ma anche lì, ragazzi, non pensate sia facile, perché voi vivete la vostra vita e dovete pensare che dovete filmarvi. Cioè, non è tanto il fatto di dire non voglio farvi vedere questo, quell'altro, è che ci devi pensare. Cioè, tu stai facendo una cosa. Quando ho fatto per esempio il video dell'XADV 750 dove siamo finiti sullo sterrato, ripensandoci col senno di poi, ho detto, cavolo, sarebbe stato bello fargli un po' più di video lì. Ma ragazzi, eravamo lassù, su sto passo, al pomeriggio, ero stanchissimo e anche lei dietro, perché abbiamo fatto tutto il giorno curve, vi racconto un po' di retroscena. Ho camminato per andare alla baita a chiedere dove andava quella strada, perché da Google Maps non si capiva. Lì avrei dovuto fossi stato uno figo, vi facevo un sacco di contenuti, avrei fatto un sacco di video. Invece avete soltanto visto il pezzettino dove arrivo, faccio un pezzo di sterrata e torno indietro. E poi anzi avete perso e ho tagliato perché non ne avevo più voglia tutto il pezzo che abbiamo fatto per scendere giù da Ulla e per poi ritornare su dall'altro passo per andare verso Borgotaro. Ma non avete visto niente, poi lì avete visto la conclusione e basta. Perché? Perché ho finito di guidare, già così ho finito dalle 8 del mattino di guidare quando faceva quasi buio, faceva buio, erano le 5 del pomeriggio, una roba del genere. E ogni volta mettersi lì, dire registro, faccio, sembra, e poi la cosa, sapete qual è la cosa? Che poi arrivate a casa e cominciate a lavorare, il lavoro vero, e poi vi ritrovate, i giorni dopo, vi ritrovate con
il telefono, io registro con un S24 Ultra e con la Insta, vi ritrovate il telefono e l'audio sull'altro telefono, che spesso me lo vedete, che così almeno ho il telefono con il microfono separato, ce l'ho qua. Poi vi ritrovate che avete 20 video, ma anche corti. Quando vi faccio, che vi dico adesso andiamo a... sono tutti pezzettini di video, ve ne ritrovate magari 20-30 sul telefono, più 20 sulla Insta. Li mettete insieme, poi li caricate, uso DaVinci per montare, e vi ritrovate con questa timeline con, ragazzi, e io ne faccio poco il girato, ma con 4 ore di video. E voi dovete farlo diventare una roba di 20 minuti, che abbia un senso logico. Cioè, lì i youtuber, quelli fighi, avevo visto recentemente un video di Nasca, mi sembra, per dirvi, quando vedete contenuti che vi sembrano televisivi, è per quello che io ogni tanto mi incavolo con alcuni di voi. Ragazzi, qua è tutto gratis. Si fa un mazzo così, tutto gratis. Se voi vedete certe cose, Nasca mi sembra che parlava, che collaborava con 4, 5 o 6 montatori video, più all'autore che scrive i testi, istruito da lui, più non mi ricordo chi ha, più l'agenzia, eccetera, eccetera. Sinna, ragazzi, cioè, ha uno staff dietro comunque, cioè non è il vlog fatto da me. È per quello che dovete, secondo me, quando uno, cioè, anche io per primo, ci sono Fuserigno, anche lo saluto, gli faccio gli auguri, ci sono un sacco di persone come me, come lui, che ha anche, tra l'altro, gli saluto la sua famiglia anche, gli faccio gli auguri, che hanno una vita. Ma io adesso non mi ricordo che lavoro faccia, perché avevamo parlato di lui, ma si farà il mazzo. Lui si fa dei giri in moto e ve li condivide. Se c'è l'inquadratura che non vi piace, se l'audio si sente male, ragazzi, io ho chiesto consigli a lui e lo ringrazio per l'audio del microfono, per darvelo il migliore che potevo, con i consigli semplici che mi poteva dare. Oh, ma non è dovuto che uno fa ste cose. Cioè, non è dovuto che vedete il suo video. Io ringrazio chi ringrazia. Io ringrazio le persone che dicono grazie, perché apprezzano comunque, che poi uno magari è noioso, che uno, adesso sto parlando troppo, che uno lo voglia vedere o non lo voglia vedere, tutto quello che volete. Ma io ringrazio chi fa i video. Non mi piace, magari vado un po' più veloce, magari lo skippo un pochino, però comunque YouTube sarebbe povero di video, ci sarebbero soltanto quelli iperconfezionati, fatti da persone che ci lavorano veramente. Anch'io ci lavoro quando apro DaVinci, ma non mi sto a leggere tutti i tutorial delle cose di come si fanno, perché non ne ho voglia, perché ho già un altro lavoro, perché è già faticoso così, le cose che mi sono servite, è ovvio che le ho imparate. Ma ragazzi, cioè, un conto è se è il tuo lavoro principale e tu dici, cavoli, devo campare, devo farmi venire fuori 1.500 euro al mese da sta cosa. Un conto è se non ci guardi neanche, se ti arrivano 50 euro, 60 euro, 70 euro. Perché ragazzi, se ci guardassimo, tutti quanti noi, voi non avreste nessun video. Perché il computer come l'ho comprato io, lo dovrà comprare lui, lo dovrà comprare l'altro, il telefono lo dovrà cambiare. Non usi il telefono perché hai il telefono brutto e ti devi comprare la Sony Vlog, devi cambiarti l'obiettivo, devi prenderti il filtro, devi avere le luci che adesso ho, che non avrò voglia di montare, ragazzi, perché per salutarvi ci ho messo mezz'ora a montare le luci, capite bene che non ne ha voglia sempre uno, c'è una voglia perché ora è Natale e siamo tutti un po' più buoni. E con questo vi saluto perché sono diventato lunghissimo, ma adesso c'è la canzoncina di Natale che vi piace tanto. Angie sarà con me anche nel 2025, se lo vuoi o no, dipende da te, ma so che il futuro è brillante, con i follower che sono sempre costanti.